Ciao a tutti i miei cari seguaci e bentornati al Tè Scientifico. Oggi voglio parlarvi di un argomento che riguarda il nostro organismo ed è sicuramente l'argomento che più mi affascina in merito ed è anche un argomento riguardo cui molti scienziati si pongono tutt'oggi moltissime domande a cui ancora non siamo riusciti a trovare le risposte. Sto parlando del microbiota. Ve ne voglio parlare nel dettaglio in questo video, ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Ragazzi miei, partirei da due semplici domande. Che cos'è il microbiota e perché è così importante? Partiamo dalla prima. Il microbiota è una popolazione di microbi con funzione metabolica e nutrizionale ed è importante perché svolge una funzione protettiva, stimola la risposta immunitaria in condizioni in cui sono presenti degli agenti patogeni per l'uomo e sicuramente il microbiota intestinale è quello che più interessa agli studiosi, comunque quello anche più interessante, e il suo numero è elevatissimo. Questo vive in simbiosi con le cellule del nostro organismo. Che cosa si intende per simbiosi? La simbiosi è la convivenza tra due organismi di specie diverse e questo è molto interessante perché se ci pensate il nostro organismo contiene cellule eucariotiche che hanno tutte lo stesso genoma, ma il microbiota no, ha un genoma diverso rispetto alle altre cellule del nostro organismo, quindi c'è una cooperazione tra genomi differenti e soprattutto è importante anche capire che la simbiosi può essere diversa, può essere utile per entrambi gli organismi, può recare danno ad un organismo mentre l'altro ne trae beneficio, oppure insomma entrambi, come vi dicevo, possono trarne beneficio e questo è comunque il nostro caso. Infatti se noi non avessimo il microbiota probabilmente non potremmo vivere o comunque non ci saremmo evoluti come ci siamo evoluti oggi. E ora il microbiota intestinale, come vi dicevo, è sicuramente quello più interessante in ambito scientifico. E ci sono tantissimi generi, tantissime specie diverse di microrganismi, in particolare comunque io sto parlando di batteri, ma dovete sapere che quando parliamo di microbiota possiamo fare riferimento, ecco, a tutti quei microbi che possono avere delle funzioni importanti, non solo quindi batteri ma anche virus, funghi e via dicendo. Se facciamo l'esempio dei batteri possiamo fare due nomi. Il Bacteroides theta-iota omicron, che è quello più benevolo rispetto all'altro che invece è il Clostridium difficile. Il primo è importante perché presenta dei geni che sono importanti per la digestione di alcuni polisaccaridi, mentre invece, come vi dicevo, il Clostridium difficile, come può già indicare il nome, a volte può provocare dei problemi alla salute e soprattutto questo in condizioni post antibiotiche, quindi dopo aver fatto una terapia antibiotica la flora intestinale, come sappiamo, può andare incontro ad un'alterazione. Questo Clostridium difficile, quando è presente un elevato numero di altri batteri, altri microbi, il Clostridium difficile invece è presente in numero minore, non è dannoso, non crea problemi. Però quando abbiamo un'alterazione della flora intestinale può accadere che questo Clostridium che produce delle tossine aumenti di numero e quindi di conseguenza anche le tossine che produce aumentano di numero. E questo significa che poi può provocare dei danni alla salute
e quindi dobbiamo correre ai ripari. Come vi dicevo, però, insomma, ci sono tantissimi diversi generi, non posso citarli tutti in questo video, però sono davvero tantissimi, alcuni più benevoli di altri, diciamo, però comunque tutti hanno una loro funzione, tutti sono importanti, e più è vario questo microbiota e più è positivo per la nostra salute. Veniamo a noi invece con la seconda domanda: perché è importante il microbiota? Innanzitutto sto parlando del microbiota intestinale. Come sapete, come si sente ormai tanto parlare, l'intestino è considerato come un secondo cervello, e questo è assolutamente vero. Infatti l'intestino è lo specchio delle nostre emozioni e rispecchia un po' il nostro stato d'animo. Non solo quando parliamo di stato d'animo, ma anche in relazione ad alcune patologie è importante l'intestino. È strettamente correlato con il cervello, che come sappiamo anch'esso è un organo di cui sappiamo veramente poco, nonostante faccia parte di noi, però è ancora sotto certi punti di vista un mistero, e così lo è anche l'intestino. Sono tanti gli studi in merito, e quello che sappiamo è che c'è una costante interazione di segnali e quindi di conseguenza anche di risposte ai segnali tra il cervello e l'intestino. Cosa c'entra però in tutto questo il microbiota? Dovete sapere che è presente una barriera protettiva tra quello che è il microbiota e quelle che invece sono le cellule delle pareti dell'intestino, e questa barriera è caratterizzata dal cosiddetto muco. Questo non sappiamo bene come si forma e quali sono esattamente le sue funzioni, però una cosa è certa, ovvero che i batteri sono determinanti per la stimolazione della produzione di questo muco, andando ad interagire con alcuni geni che poi ne provocano appunto la produzione. Quindi questo è un primo punto, sono determinanti. Un secondo punto, e questo è correlato sicuramente con molte patologie come il diabete, l'obesità, malattie autoimmuni, ma anche malattie neurodegenerative, è il fatto che a volte questa flora intestinale, e questo ragazzi è strettamente correlato con la nostra alimentazione, può alterarsi e quando viene modificata in negativo può comportare dei problemi che poi a lungo andare possono diventare cronici. E questo è sicuramente correlato con questo muco di cui vi parlavo, perché questi batteri possono andare un po' ad alterare questo muco, che è una barriera protettiva per quello che sono agenti patogeni, ma anche più questo muco è intatto e maggiori saranno anche le interazioni positive tra appunto quello che può essere il cervello e l'intestino. Quindi quando questo muco viene alterato, quello che accade è che non abbiamo più una barriera protettiva, e quindi questo configura in un'infiammazione. Questa infiammazione a lungo andare può diventare un'infiammazione cronica e provocare dei danni alla salute. Non è un caso che il 90% delle volte il soggetto obeso presenta un'infiammazione cronica a livello intestinale. Non sappiamo bene se è quell'obesità che provoca l'infiammazione o se è l'infiammazione che provoca l'obesità. Probabilmente è un cane che si morde la coda. Però sicuramente il microbiota svolge in questo un ruolo importante, non sappiamo ancora bene come, però siamo piuttosto vicini un po' alle risposte che cerchiamo. È un campo cui insomma i ricercatori stanno sempre di più, si stanno sempre di più avvicinando, ed è molto molto interessante perché è correlato, come vi dicevo, sicuramente con tantissimi fattori, non solo emotivi ma anche
salutari, quindi mente e corpo, e insomma questo è un po' quello che è il microbiota. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante, e lasciate un commento se volete saperne di più in merito e come sempre iscrivetevi al canale, mettete like e seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao!